Benvenuti su Voce Strumento Interiore, siamo al capitolo 4. Ci occupiamo di una questione particolare. Abbiamo visto qual è la postura, le varie posture delle varie parti del corpo quando cantiamo cose che per noi sono comode o un primo registro acuto. Quindi abbiamo visto come si tengono le gambe, come si tiene il bacino, abbiamo visto l'arresto costale, spalle basse e Alexander. Ci saranno delle situazioni, tipo ad esempio al fondo del libro trovate dei brani molto difficili da eseguire, tra questi c'è Bleeding Love di Leona Lewis. In questo brano vi accorgerete che verso il fondo della canzone c'è una lunghissima frase in falsetto che lei fa. Ecco, considerate che quando si falsetta con la voce, cioè c'è passaggio d'aria, ovviamente si spreca molta più aria. Quindi se la frase che voi dovete eseguire è in falsetto, il che significa che è già una frase cantata, una fase in cui perderete molto del vostro fiato e questa fase si prolunga, sarà necessario esasperare tutti gli strumenti che avete visto fino adesso. E oltretutto sarà necessario aumentare la fase respiratoria, quindi aumentare l'arresto costale, aumentare tutti gli strumenti e associarli all'apnea. Perché abbiamo visto che l'apnea è un freeze, cioè praticamente è un modo per chiudere o intervallare l'emissione, una fase in cui voi in realtà non state né inspirando né espirando, state semplicemente conservando l'aria che avete. Cosa succede quindi se noi associamo l'apnea a una postura esasperata? Sarà forse l'unica maniera per affrontare passaggi come questo. Quindi se dovete usare una frase in falsetto e tenerla per moltissimo tempo, non vi resta che aumentare le posture, esasperarle in una condizione che io nel libro chiamo iper o hyper breathing, quindi iperrespirazione. Andremo ad esaltare gli strumenti e le posture e insieme associeremo l'apnea. Con l'unione di questi due strumenti voi avrete il massimo della prestazione respiratoria che può ottenere un cantante, anche compatibilmente con la vostra struttura fisica. Quindi esasperiamo gli strumenti, le gambe non saranno equidistanti come le spalle nella postura clessidra, andremo un pochino a esasperare l'apertura delle gambe. Il ginocchio è sempre libero e basculante, il bacino è sempre retroverso, le spalle sono sempre basse, c'è sempre l'Alexander, ma andremo a incamerare e ad esasperare quindi l'arresto costale. Ci terremo in movimento per evitare rigidità e contemporaneamente intervalleremo l'emissione con delle fasi di apnea. Tutto questo è volto ad avere una prestazione in durata molto più lunga della normale prestazione. Quindi proviamo ad esempio up, 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 up e intervalliamo con delle apnee. Eseguiamo questa cosa associata alla postura di hyper breathing e vedremo che la nostra prestazione è molto più lunga. Quindi proviamo insieme, ok? Up, 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 up. Ok, ne avrei ancora. Questa è la dimostrazione che se voi prendete tutti gli strumenti e associate l'esasperazione posturale alla tecnica dell'apnea, voi avrete veramente un grandissimo margine e potrete avere un'emissione molto prolungata.